Amici e amiche del canale, oggi parliamo di un prodotto che da sempre fa discutere e riflettere il mondo del trekking. Molte case produttrici lo forniscono insieme alla tenda e quindi non devi preoccuparti di acquistarlo. I teli sottotenda presenti sul mercato sono sicuramente realizzati in materiali abbastanza durevoli come nylon ripstop o poliestere, offrono una buona impermeabilità, sono provvisti di asole o fori per assemblarli rapidamente, ma seppur ripiegati occupano spazio e hanno un peso che per molti può risultare eccessivo nello zaino. Al contrario, se devi acquistarlo separatamente, spesso i prezzi non sono così abbordabili. Per tenda singola costa non meno di 25 euro. Naturike ad esempio è uno di quei brand che fornisce sempre o quasi sempre il telo sottotenda compreso. Ma poi quanti di noi lo utilizzano veramente? Ma facciamo un passo indietro. Nell'immaginario collettivo per telo sottotenda spesso si intende un elemento aggiuntivo che non faccia sporcare il catino della tenda a contatto con il terreno, ma questa in realtà è una visione o prerogativa più da campeggiatore fisso che da trekker. Il trekker sa che la tenda si sporca, d'altronde il catino è realizzato apposta per separarci dal terreno. Questo è un telo sottotenda fornito con la tenda stessa, in questo caso Naturike G-Link, è realizzato in poliestere 210T, ha un'ottima impermeabilità di 5000, l'ingombro è questo tutto compresso e adesso vediamo quanto pesa. Il trekker sa che nel tempo prima o poi un buchino nel catino si forma e per quello esistono le patch. Quindi il telo sottotenda è sicuramente utile per proteggere, ma è davvero questa la sua funzione principale? Isolamento dal terreno e quindi dall'umidità, la funzione più importante di un sottotelo è questa. E se ho anche un catino con una buona impermeabilità non significa che poi questi al tatto non sia particolarmente freddo e che influisca negativamente sul comfort e il calore del riposo notturno, soprattutto nelle notti più umide o quelle dove piove o persino nei bivacchi innevati. Il telo sottotenda durante un trekking deve proteggerci soprattutto dal freddo, perché poi tornerai a casa e la tenda la lavi. Ma quando sei in ambiente selvaggio a medie alte quote sopra la linea degli alberi fa freddo e dal freddo devi isolarti, e se nella scala dei valori il telo sottotenda viene per importanza dopo il sacco a pelo e il materassino, ricopre comunque la sua importanza. Ora io non dovrei dire questo mentre sto realizzando questo video, io non uso quasi mai il telo sottotenda e sono consapevole di sbagliare, anche perché quando compri una tenda già provvista sai di averlo, ma allo stesso tempo quando vedi che il tuo zaino è particolarmente carico, allora il telo sottotenda diventa quell'accessorio da lasciare a casa. Ma da quando ho acquistato la Daban 1 dove il sottotelo non viene fornito mi sono posto il problema. Ho una singola d'anchilo con paleria leggerissima, vale la pena spendere 25-30 euro e aggiungere 220-230 grammi? In commercio le alternative ai classici teli proposti senza spendere un prezzo maggiore, a volte della tenda stessa, sono ad esempio il Tyvek o il Polycro. Materiali resistenti ma più leggeri dei classici teli sottotenda realizzati in nylon o in poliestere. Il Tyvek lo conosco molto bene perché lo uso ormai da oltre un anno per avvolgere e proteggere il mio sacco a pelo. Trovi il video dedicato in descrizione. Prodotto eccezionale, ma viene usato all'interno della tenda e sopra al materassino. Il Tyvek può essere considerato più resistente del Polycro, ma è meno leggero e meno impermeabile. Protegge e lo fa bene il sacco a pelo dall'umidità esterna o dalla condensa che può formarsi all'interno della tenda e dona anche 1-2 gradi di calore in più nella zona dei piedi. Ma a contatto diretto con il terreno, nel giro di poco tempo, l'umidità, essendo un tessuto non tessuto, passerà inevitabilmente. Il Polycro è una pellicola film che non va confusa con la comune plastica, quella ad esempio dei sacchetti della spesa. Nonostante sia molto sottile, risulta essere molto resistente. Ti assicuro che sto facendo molta forza, ma, perché c'è sempre un ma, non è un prodotto che possiamo definire per tutti. Nella versione tenda singola
pesa solamente 69 grammi, completo di anelli e cordini, che dovrai inserire tu, e nel prossimo video in uscita ti mostro come ho fatto e quali accorgimenti e piccole modifiche ho realizzato per rendere il tutto più resistente. Questo significa che rispetto al classico sottotelo si ha un risparmio di oltre 160 grammi, gli stessi che tolgono oggi nelle tende ultralight facendole pagare quanto uno stipendio. Il suo prezzo è inferiore rispetto ad altri materiali come appunto il Tyvek o il Seal Nylon. Io ne ho acquistato due in versione doppia, quindi 210 x 130 a 6 euro, quindi 3 euro a telo, già provvisti di anelli e cordini, che però ho sostituito. Ma come ho detto prima, potrebbe risultare un prodotto non per tutti e io non voglio convincerti che lo sia, perché è un mio acquisto e non parlo per conto di qualcun altro, ma metto volentieri la mia prova e la mia esperienza a riguardo a disposizione di tutti, perché è un accessorio delicato che richiede pazienza e che potrebbe ingannare nelle aspettative. In America viene usato già da molto tempo, soprattutto dai true hikers più attenti con il peso. Io, che così attento lo sono e non lo sono, cerco sempre di bilanciare il tutto, e se inserisco nel mio setup un nuovo accessorio, come ho fatto ad esempio per la sedia da trekking, cerco di compensare altrove l'aumento di peso previsto. Ora ti faccio vedere però un'altra cosa. Negli ultimi anni i più accaniti hanno usato il poligro per realizzare addirittura una tenda homemade, 250 grammi e 30 euro di spesa complessiva. Il paradiso. Ora, per quanto questo prodotto resti sostanzialmente inaffidabile, ovviamente in caso di brutto tempo i test hanno determinato un'ottima resistenza come barriera antipioggia. Nel link che ti lascio in descrizione, dove ho acquistato io stesso il prodotto, trovi le varie misure, sia come singola sia come doppia. Ogni acquisto prevede almeno 2 teli più gli occhielli e i cordini. Ma se ti interessa, non perderti il prossimo video, dove ti mostro, come ho detto prima, quali piccoli accorgimenti ho preso per migliorare la resistenza del sottotelo stesso. Una volta ripiegato, questo è lo spazio che occupa. Insomma, se hai pazienza e voglia di lavorarci su e non ti illudi di aver risolto per sempre il problema, questo può essere una possibile soluzione per risparmiare soldi se devi acquistarlo, e sicuramente grammi nello zaino. Ma non devi neanche considerarlo come un usa e getta, perché se trattato con i guanti e con le dovute accortezze può durare diverse notti. Negli States ci sono persone che raccontano di essere arrivati oltre il 10° utilizzo sempre con lo stesso telo. Insomma, se ti piace il do it yourself o più semplicemente il fai da te, non perderti il prossimo video, il tempo di editare questo. Grazie per l'attenzione e non dimenticare di seguirmi.